Ciao a tutti e bentornati nel nostro meraviglioso mondo sommerso, sono Sharin. Visto che ce l'avete chiesto in molti, oggi sul canale vogliamo portare una guida sull'elemento più importante per i nostri acquari, l'acqua. Insieme vedremo come produrla, i valori corretti da mantenere in vasca e che cosa fare in caso di problemi. Faremo anche un piccolo approfondimento sull'impianto ad osmosi inversa, accessorio fondamentale, ma spesso poco considerato. Tutto questo, come sempre, dopo la sigla. Eccoci quindi finalmente a parlare dei tanto nominati valori dell'acqua. Ma perché sono così importanti? Chiunque si dedichi seriamente al hobby dell'acquariofilia lo sa. La gestione di un acquario è fondamentalmente per buona parte chimica. Riuscire a garantire agli animali che alleviamo condizioni simili a quelle a cui sono abituati in natura, infatti, può fare la differenza tra uno stagno in crisi ed una splendida vasca in buona salute. È bene inoltre ricordare che anche la tolleranza degli animali a valori sbagliati può essere notevolmente diversa da specie a specie e così i coralli molli, come anche i pesci, potranno meglio tollerare un'acqua non perfetta, mentre al contrario i coralli duri a polipo piccolo, soprattutto del genere Acropora, mal si adatteranno a condizioni non ideali, manifestando in pochissimo tempo segni di sofferenza. Quanto detto finora è valido per tutti i tipi di acquari, siano essi d'acqua dolce oppure marina, ma per le vasche di barriera a cui vogliamo dedicare questo video c'è un'altra cosa fondamentale a cui fare attenzione e per capirla, ancora una volta, dobbiamo osservare e capire cosa succede in natura. In mare, infatti, le masse d'acqua in gioco sono enormi, estremamente più grandi di un lago o un fiume ed a causa di ciò ogni variazione ambientale, sia essa di temperatura, salinità o altro, viene estremamente tamponata ed attutita e nei secoli gli animali si sono adattati e abituati. La prima parola chiave per la gestione di successo di un acquario marino di barriera quindi è senza dubbio stabilità. Sarà infatti prima di tutto necessario assicurarsi che i valori rimangano il più costanti possibile e qualora fosse necessario un aggiustamento sarà fondamentale procedere con estrema calma, spalmando la variazione anche su più giorni nel caso di cambiamenti particolarmente intensi. Naturalmente, per conoscere i valori della nostra vasca è necessario prima di tutto misurarli e su questo vogliamo spendere due parole. La precisione è fondamentale, soprattutto per gli acquari d'acqua salata, perché una misurazione imprecisa o errata ci porterebbe ad intraprendere azioni sbagliate che potrebbero compromettere anche irrimediabilmente il precario equilibrio che ci tiene in vita il nostro reef. Evitiamo quindi assolutamente i classici test a strisce, imprecisi, poco adatti per il dolce, men che mai per il marino. Meglio sicuramente i test a reagente con comparazione del colore, forse più scomodi ma sicuramente più precisi, a condizione che si tratti di marche riconosciute dalla comunità acquariofila come adatte per l'acquario marino. Per citare alcuni esempi, Elos, Nios, Tropic Marine. Anche i Salifert, anche se non al top, sono normalmente considerati accettabili ed il loro rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo, considerato il prezzo più che dimezzato rispetto alle marche concorrenti. Per una precisione ancora maggiore, invece, è possibile ricorrere all'uso di spettrofotometri, concettualmente simili ai test a reagente, con la differenza che la comparazione del colore non viene effettuata ad occhio, ma con l'ausilio di uno strumento digitale. Caso tipico di utilizzo dello spettrofotometro è la misurazione dei fosfati, per i quali la precisione richiesta è molto alta e la comparazione ad occhio del colore risulta spesso estremamente difficoltosa. Infine, il metodo più efficace ma anche più scomodo e costoso per valutare lo stato della propria acqua è l'analisi ICP-OES, divenuta celebre solo negli ultimi anni. Trattasi di una procedura da eseguire in laboratorio che permette di misurare numerosi valori in una sola volta, con una precisione assolutamente inarrivabile con metodi casalinghi.
Il costo delle analisi ICP è ancora relativamente alto, parliamo di circa 30-50 euro per un singolo kit, oltre alle spese di spedizione per inviare i campioni al laboratorio, ma sarebbe comunque buona norma effettuarli almeno una volta l'anno per monitorare lo stato della vasca nel suo complesso. Ora che sappiamo come misurarli, è tempo di una bella panoramica sui valori fondamentali a cui fare attenzione. Salinità e temperatura. Sebbene si tratti forse dei parametri più importanti da considerare, li trattiamo insieme perché sono anche i più facili. Per l'acquario marino di barriera, ormai da molti anni, tutti gli appassionati concordano sul mantenere, salvo casi particolari, una temperatura vicina ai 25 gradi ed una salinità di 35 ppm. Una precisazione: per la misura della salinità ci riferiamo sempre al peso del sale presente per litro d'acqua, misura ottenibile esclusivamente attraverso un rifrattometro ottico ATC. Diffidiamo di strumenti quali i densimetri, siano essi a galleggiamento o a lancetta, perché, oltre ad essere imprecisi ed inaccurati, il tipo di misurazione che ne ricaveremo, ovvero la densità dell'acqua, è strettamente collegata alla temperatura e quindi assolutamente inutile per i nostri scopi. Infine, teniamo a mente che i pesci e i coralli sono particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura e salinità ed una variazione repentina delle stesse porterebbe a conseguenze disastrose. Ricordiamoci quindi, qualora fosse necessario, di apportare correzioni con estrema gradualità e di effettuare sempre un ambientamento graduale degli animali appena acquistati. Veniamo ai valori cosiddetti di origine organica, ovvero tutti quei prodotti intermedi e finali della decomposizione della materia appunto organica, quindi ammoniaca, nitriti, nitrati e fosfati. Oggi non vogliamo dilungarci eccessivamente sulla spiegazione dei prodotti del ciclo dell'azoto, anche perché abbiamo fatto un video apposito, ma ci limiteremo a dire che in una vasca sana ammoniaca e nitriti non dovrebbero essere rilevabili, mentre i nitrati dovrebbero mantenersi tra circa 1 e 10-15 ppm, in funzione di ciò che alleviamo. Vasche con soli pesci e coralli molli potranno permettersi un'acqua leggermente più ricca di nutrienti, o grassa come si usa dire. Vasche di soli SPS dovranno invece mantenere un'acqua relativamente magra. Da qualche anno, salvo casi particolari quali sistemi a riproduzione batterica, si sconsiglia di scendere sotto 1 ppm di nitrati per evitare di smagrire eccessivamente l'acqua, rischiando di privare le alghe e soprattutto le zooxantelle presenti nei coralli del nutrimento necessario. Valori troppo alti di ammoniaca, nitriti o nitrati possono indicare uno squilibrio nella gestione della vasca e le possibili contromisure da adottare includono frequenti cambi d'acqua, diminuzione del carico organico, poca pappa ai pesci, schiumazione bagnata e dosaggio ragionato di attivatori batterici per aumentare nitrificazione e denitrificazione. Per quanto riguarda i fosfati, il discorso è un po' più complesso. Il valore ottimale da mantenere è compreso tra circa 0,02 e 0,1 ppm. Per gli SPS dovremo rimanere nella parte più bassa della forbice, mentre per allevare i molli potremo essere leggermente più generosi. Anche qui la regola dice che in condizioni normali una vasca dovrebbe essere in grado di mantenere autonomamente un livello accettabile di fosfati. Il problema è che il fosforo di cui sono composti, a differenza di ciò che avviene alla chiusura del ciclo dell'azoto, non può essere eliminato da processi biologici e quindi alla lunga tende ad accumularsi. Qualora dovesse succedere, oltre a tutti i rimedi già indicati per i nitrati, è anche possibile utilizzare apposite resine a base ferrica o alluminica, oppure dosare cloruro di lantanio. Da ricordare che si tratta di prodotti da non utilizzare regolarmente, ma solo in casi eccezionali e con la dovuta cautela. In particolare, il cloruro di lantanio, sebbene molto efficace, va utilizzato solo dopo averne compreso appieno il funzionamento ed i rischi. Spendiamo infine 2 parole sull'ormai inflazionato rapporto Redfield, ovvero un rapporto costante rilevabile negli oceani di tutto il mondo tra la quantità di azoto, fosforo e carbonio presenti in acqua.
Secondo molti, il raggiungimento di tale rapporto in acquario costituisce l'optimum per favorire il benessere degli animali e limitare la crescita delle alghe. Negli ultimi tempi, tuttavia, l'utilità del rapporto Redfield in acquario è sempre più messa in discussione. Il nostro consiglio è non focalizzarsi eccessivamente sui numeri delle tabelle, ma cercare semplicemente di mantenere un rapporto coerente tra nitrati e fosfati, utilizzando come punto di riferimento le forbici indicate precedentemente. È giunto il momento di parlare della cosiddetta triade: calcio, magnesio e KH, ovvero le sostanze utilizzate dai coralli duri, oltre che da diversi altri abitanti della barriera corallina, per costituire il proprio scheletro calcareo. Anche in questo caso non vogliamo dilungarci eccessivamente. Ciò che è importante sapere è che questi elementi vengono costantemente consumati dagli abitanti del nostro reef, in particolare dai coralli duri, e per questo devono essere reintegrati continuamente. Bisogna inoltre tenere a mente che un livello di KH adeguato in vasca, oltre ad essere necessario per gli animali, è fondamentale perché lo stesso, come vedremo tra poco, esercita un'azione tampone sull'acidità dell'acqua, contribuendo a mantenere il pH a livelli accettabili. Come valori indicativi dovremo mantenerci tra i 400-450 ppm per il calcio, 7-10 gradi tedeschi per il KH e 1250-1350 per il magnesio, ovviamente sempre cercando di mantenere i valori il più possibile bilanciati tra loro. Bene, ora che sappiamo che è necessario integrare e abbiamo chiari i valori corretti, vediamo come integrare. In commercio esistono numerosi prodotti, normalmente detti buffer, che consentono di aumentare a piacimento ciascuno dei componenti della triade e sono ottimi per correggere in modo mirato e con precisione un valore troppo basso e sbilanciato rispetto agli altri. Sembra lecito domandarsi se utilizzare questi prodotti tanto comodi per l'integrazione giornaliera dei minerali consumati, ma la risposta è assolutamente no, ed il motivo è presto detto. I buffer normalmente sono costituiti da cloruro di calcio per il calcio, cloruro di magnesio per il magnesio o bicarbonato di sodio per il KH. Senza addentrarci nella chimica, già dal nome è possibile intuire che dosando cloruro di calcio, oltre al calcio verrà dosato in vasca anche cloro. Stessa cosa per il magnesio, mentre con il bicarbonato di sodio, oltre ad integrare il KH, doseremo involontariamente anche sodio. L'accumularsi di queste sostanze giorno dopo giorno provocherà uno squilibrio sempre più importante nella vasca ed i cambi d'acqua da soli non saranno sufficienti a riportare in equilibrio, portando alla fine, come sempre, a conseguenze disastrose. Per l'integrazione quotidiana della triade sarà quindi necessario adottare uno dei metodi detti ionicamente bilanciati, ovvero in grado di integrare calcio, magnesio e KH senza modificare nessun altro parametro dell'acqua. Ne esistono sostanzialmente due: il classico reattore di calcio ed il metodo Balling di più recente introduzione. Il reattore di calcio si basa sull'idea di sciogliere tramite l'utilizzo di CO2 materiale calcareo come aragonite o carbonato di calcio. Il risultato di questo processo sarà un apporto di minerali in vasca costante e bilanciato. Il principale vantaggio di questo sistema consiste nell'economicità di gestione, mentre gli svantaggi riguardano principalmente l'alto costo iniziale, la necessità di manutenzione e la cessione continua di CO2 al sistema, fattore problematico soprattutto di notte. L'alternativa, come detto, è utilizzare il metodo Balling, dal nome dell'inventore Hans Werner Balling, ovvero un sistema di integrazioni basato su diverse soluzioni da dosare idealmente tutte nella stessa quantità, che, sebbene prese singolarmente siano sbilanciate, nel loro complesso riescono ad essere bilanciate e quindi ad apportare calcio, magnesio e carbonati senza alterare l'equilibrio ionico dell'acqua. In origine Balling aveva previsto l'utilizzo di 4 diverse soluzioni, ma ad oggi, dopo numerosi aggiustamenti, le case produttrici propongono sul mercato sistemi a 3 oppure 2 soluzioni, in grado tra l'altro di integrare, oltre alla triade, numerosi elementi traccia.
Naturalmente, volendo, sarà possibile demandare il dosaggio delle soluzioni ad una pompa dosometrica, in modo da automatizzare completamente le integrazioni. Il principale svantaggio del metodo Balling consiste nell'alto costo di gestione. Le soluzioni costano, soprattutto per vasche molto avide di minerali, mentre i vantaggi includono il basso costo iniziale, la quasi totale assenza di manutenzione, la facilità di regolazione e la possibilità di integrare anche elementi traccia. Per il nostro cubo noi stiamo utilizzando il Balling Light della Fauna Marine e ne siamo assolutamente soddisfatti. Silicati. Parliamo ora brevemente dei silicati. I silicati in acquario sono fondamentalmente dannosi, non hanno particolare utilità ed una concentrazione troppo elevata in acqua può portare alla formazione di alghe diatomee e in alcuni casi anche dei temuti dinoflagellati. Difficilmente si rileverà in acquario la presenza di silicati perché questi vengono consumati molto velocemente dalle alghe. In caso di dubbio, molto più utile sarà misurare l'acqua utilizzata per cambi e rabbocco, la principale causa di un apporto non voluto di silicati in vasca. In ultimo ci rimane il pH. Il pH è il valore che misura l'acidità di una soluzione. È una scala inversa, per cui un pH basso da 0 a 6 indicherà acqua acida, mentre un pH alto da 8 a 14 indicherà un'acqua basica. Per l'acquario marino l'ideale è mantenere un'acqua relativamente basica, tra 8 e 8,5, mentre se scendiamo al di sotto del 7,5 la salute degli animali può essere a rischio. Il problema principale del pH consiste nel fatto che non esistono metodi diretti per modificarlo, perché lo stesso è strettamente dipendente da altri fattori, tra i quali spiccano il KH ed il contenuto di CO2 disciolta. Per questi motivi il pH, più che un valore a sé stante, dovrebbe essere considerato come un indicatore generale dello stato della vasca. Qualora dovessimo rilevare un'acqua troppo acida, posto di avere già un valore di KH corretto, l'unica operazione possibile è intervenire sull'ossigenazione, in modo da eliminare il più possibile la CO2 disciolta. Aumentare il movimento superficiale dell'acqua, utilizzare un refugium ed installare uno scrubber di CO2 sono solo alcuni dei metodi possibili. Ultima precisazione riguardo la misurazione del pH. Vista la stretta correlazione con l'ossigenazione e la CO2, non è assolutamente possibile usare i classici test a reagente, perché anche il semplice scuotimento dell'acqua durante il prelievo causerebbe una variazione importante dell'ossigeno disciolto, tale da falsare completamente la misurazione. L'unico sistema è quindi utilizzare misuratori ad elettrodo, assicurandosi però della taratura della sonda. Naturalmente il primo passo per ottenere dei valori corretti e quindi condizioni idonee per la nostra vasca è curare la qualità dell'acqua che utilizziamo per rabbocchi o cambi. Sarà fondamentale utilizzare acqua pura, priva di tutte le sostanze inquinanti, cloro, metalli pesanti, silicati eccetera eccetera, che provocherebbero enormi danni al sistema. Bandita quindi ovviamente l'acqua di rubinetto, carica di ogni genere di schifezza, ed assolutamente non adatta. Dimentichiamo anche le taniche d'acqua demineralizzata per ferri da stiro e simili in vendita nei supermercati, che, sebbene migliori dell'acqua di rubinetto, non presentano comunque un grado di purezza sufficiente. Da evitare anche l'acquisto di acqua osmotica nei negozi per acquari, anche con tutta la buona fede del mondo. Infatti, a causa dei grandi volumi prodotti in negozio, per un negoziante è obbligatorio scendere ad alcuni compromessi riguardo filtrazione, manutenzione, con il risultato di ottenere un'acqua magari decente, ma mai eccellente, e per una gestione di successo decente purtroppo non è abbastanza. L'unico sistema realmente adeguato per ottenere acqua di buona qualità è la produzione in casa tramite impianto ad osmosi inversa, ovvero un impianto nel quale l'acqua viene forzata attraverso una membrana semipermeabile in grado di trattenere la maggior parte delle sostanze in essa disciolte e di fornirci quindi acqua pura adatta al nostro uso. Vista la naturale modularità di questo tipo di strumenti, in vendita ne esistono moltissimi, dalle caratteristiche molto diverse e quindi anche dei costi più disparati. La distinzione più grossa è quella tra gli impianti in linea, più compatti e pensati per essere montati e smontati di frequente, e gli impianti a bicchiere, pensati per essere installati in modo continuativo.
A prescindere dalla scelta che faremo, comunque, i componenti fondamentali necessari per i nostri scopi saranno comunque gli stessi, e cioè una parte di prefiltraggio con almeno 2 stadi, filtro sedimenti da 5 micron e carbone attivo per eliminare le particelle più grossolane, il cloro e i metalli pesanti. La membrana contenuta all'interno dell'apposito vessel, che si occuperà di fare il grosso del lavoro. La qualità della membrana è fondamentale. Evitiamo i prodotti cinesi e puntiamo su marchi conosciuti come Filmtech e Pentair. Uno stadio finale di post-filtrazione, caricato a resine, in grado di eliminare tutti i composti che la membrana non è riuscita ad eliminare, come ad esempio tracce di nitrati, fosfati e silicati. Un misuratore TDS, meglio se a doppia sonda, ovvero uno strumento in grado di misurare la quantità totale di elementi disciolti in acqua, che ci fornirà un'indicazione precisa sullo stato di funzionamento dell'impianto e sulla qualità dell'acqua prodotta. In generale, la membrana dovrebbe garantire un abbattimento di circa il 97-99% del TDS di partenza, quindi, considerando di partire da un'acqua con TDS 400 ppm, all'uscita dalla membrana il TDS dovrebbe scendere a 4-12 ppm circa. Lo stadio di post-filtrazione, infine, dovrebbe abbattere completamente il TDS a 0, massimo 1 ppm. Valori più alti indicano che è il momento di sostituire le resine. Per capire meglio la struttura ed il funzionamento di un impianto tipo, spostiamoci in cucina e vediamo la messa in opera di quello che abbiamo acquistato. Eccoci nella cucina di Fightank. Come potete vedere abbiamo acquistato l'impianto ad osmosi e vedremo da cosa è composto e come verrà assemblato. Bene, dunque, allora, impianto osmosi nuovo, comprato apposta per l'occasione, 4Water, roba decisamente di qualità, corpo principale dell'impianto, speriamo si veda abbastanza, abbiamo 2 prefiltri, carbone e sedimenti, la membrana nuova da installare, Filmtech, niente cinesate mi raccomando, bicchieri per installare i prefiltri, resine per il post filtraggio che andranno nel bicchiere qua sopra, misuratore TDS a 3 stadi, a 3 sonde, dopo spiegheremo il motivo delle 3 sonde e perché non ce ne bastano 2, e un po' di raccorderia varia che ci servirà. Bene, iniziamo con l'assemblaggio. Certamente. Iniziamo con l'assemblaggio. Allora, da cosa partiamo? Seguiamo il percorso dell'acqua, direi. Quindi partiamo dai prefiltri, molto bene, che sono questi qua. Yes. Li scarti tu? Vai, uno a testa. Uno a testa, va bene. Vanno scartati prima di montarli. Allora, come si montano i prefiltri? Molto semplice. Il primo ovviamente è sempre il filtro per i sedimenti, questo qua 5 micron, e poi segue il filtro carbone. Quindi, bicchiere, inserisci. Allora, vai, pensaci tu. È quello che va, scusa, di qua. Quindi, metti e avvita. Vai, tieni tu. Mettici i muscoli, via, brava, molto bene, più che puoi, più che puoi. Adesso che ti abbiamo, adesso che ti abbiamo fatto stancare puoi usare questo per stringere il resto. Va bene, lo faccio io. Sì, ma zio Pino! Vabbè. Zia, il gusto di stringere a mano, si stringe sempre a mano. Ok, tieni un attimo che non cada. Vai. Gentilmente, mentre io preparo il filtro a carbone. Molto bene, prefiltri montati. Cosa molto importante, a volte alcuni se la dimenticano, ma è fondamentale. Il filtro a carbone all'inizio rilascia una marea di polveri. Se queste polveri finiscono poi nella membrana è un disastro perché la membrana si rovina. Per cui accortezza fondamentale, la prima volta che cambiamo, ogni volta volevo dire che cambiamo il filtro a carbone, ricordiamoci di scollegare l'uscita del prefiltro e far uscire una ventina di litri d'acqua solo dopo i prefiltri, in modo tale da sciacquare via tutte le polveri. Fatto questo, poi ovviamente lo ricolleghiamo e procediamo con il resto. Molto bene, prefiltri assemblati, ora andremo a posizionare la membrana. Prego Cuppi. Dunque, la membrana, eccola qua.
Una Fintech, l'ho detto prima, è molto importante evitare le cinesate che effettivamente funzionano male. Scarti tu? Yes. Allora, vabbè, la membrana è relativamente semplice da montare, tanto più che lo faremo una volta e poi non la cambieremo per 7 anni, quindi ce ne freghiamo a differenza di tutto il resto. Dunque, rimuoviamo per comodità il post filtro, scolleghiamo anche i prefiltri che rompono le scatole pure loro, colleghiamo anche il tubo del post filtro, però sì, qua, e rimuoviamo il vessel, giusto, che è il contenitore. il contenitore della membrana, il vessel, così chiamato, intoglibile. Ok, scusate il casino, giusto, c'era da scollegare anche lo scarico. La membrana, sviti tu, vai. Introduciamo. Introduco io. Sì, introduci. Bene, per concludere l'impianto base, fatta la membrana, è arrivato il momento del Post filtro. caricato con Resina. antinitrati, fosfati e silicati per rimuovere tutto quello che la membrana da sola non riesce a rimuovere. Fondamentali nell'acquario marino, meno nell'acquario dolce. Quindi apriamo, tu apri il pacchettino? Sì. Tu dici con cosa lo apro? A morsi. Non è vero, siamo attrezzati nella cucina, abbiamo le forbici. Riempiamo? Sì. Aspetta, però se te lo tengo io facciamo un disastro. Allora fai tu. No, fai tu. Faccio io. No, dai. Prego. Devo centrarlo? No, vuoi che te lo tenga io? Non so come sei più comoda. Aspetta, tieni un attimo. Tengo io. Teniamo alto, spostiamo questo così da casa vedono. Vai. Quando si riempie la cartuccia con le resine, soprattutto se si tratta di queste qua in linea, si chiamano, quelle che vanno poi montate normalmente così, fondamentale è riempirla bene e schiacciare bene la resina, perché se c'è dello spazio, soprattutto sarebbe sconsigliabile, ma se poi la cartuccia viene montata così, se c'è dello spazio la resina tende ad abbassarsi e l'acqua scorre sopra, quindi sostanzialmente noi abbiamo delle resine nuove che però non fanno niente. Quindi mettiamo il tampone, un tampone filtro e schiacciamo. Guarda quanto spazio che si è creato. Quindi togliamo e mettiamo altra resina, grazie, gentilissima. Sì, anche siamo abbastanza attenti a pressarla bene, adesso è ben pressata la resina. Potendo e avendo lo spazio è comunque molto meglio montarlo in verticale, questo qua, proprio per evitare quel fenomeno di cui parlavo prima, per cui se c'è lo spazio è meglio in verticale, se no in orizzontale, appunto assicurandosi di aver pressato bene e sapendo che comunque non lavorerà mai al 100%. Altra cosa, noi adesso seguiamo la struttura di come era montato quando l'abbiamo tirato fuori dalla scatola, ma anche se ne comprate uno dopo di questi qua, ricordate sempre che è indicata la direzione del flusso con una freccia in questo senso. Ok, molto bene. Quindi apponi per così. Okay. Bene, quindi abbiamo riassemblato il post filtro, adesso lo andiamo a collegare. Lo colleghiamo subito, giusto Sha? Sì. Esatto. No, non lo colleghiamo subito. O meglio, sì, noi lo colleghiamo subito per mostrarvelo per esigenze sceniche, se così possiamo dire, ma in realtà, un po' come anche il prefiltro al carbone, anche la membrana ha un problema, nel senso che la membrana, per essere conservata prima della vendita, viene intrisa di sostanze conservanti, credo sia un olio, un grasso, vabbè, sostanze conservanti. Questa sostanza, se va a finire nelle resine, ovviamente le esaurisce in pochissimo tempo, per cui quello che dobbiamo fare prima di collegare la membrana è anche in questo caso far spurgare una buona trentina, siamo belli abbondanti, 30-40 litri d'acqua, in modo tale da lavare via tutte le sostanze di conservazione. Dopo averlo fatto, effettivamente, adesso vedremo un po', andremo a collegare l'uscita dell'acqua pulita della membrana con il nostro post filtro.
Fatto questo, sostanzialmente ci siamo, nel senso che in realtà, tieni, vuoi collegare un tubo? Ci basta collegare il nostro pezzo di tubo finale fornito nella confezione alla fine del post filtro. Colleghiamo il tubo d'uscita e in realtà effettivamente l'impianto è pronto, perfettamente funzionante, fa tutto quello che dovrebbe fare. Tuttavia noi vogliamo fare un passo oltre e utilizzando il misuratore a 3 sonde vogliamo creare sostanzialmente un sistema di rimineralizzazione dell'acqua, che significa che l'acqua in uscita, ovviamente assolutamente pura, senza sali, senza niente, verrà in parte, a scelta dall'utilizzatore, rimiscelata con dell'acqua prefiltrata e basta, in modo tale da reintegrare una parte dei sali. Ci sarà una valvola, useremo questa, una valvola a spillo che regolerà il flusso di quanta acqua solo prefiltrata si mischierà, in modo tale da reintegrare una parte di sali, una parte di GH, una parte di KH ed avere un'acqua adatta anche ad un acquario d'acqua dolce. Per l'acquario marino invece ovviamente useremo solo acqua d'osmosi pura e basta. Allora, qui siamo sull'uscita dell'acqua, facciamo vedere di qua, qui siamo sull'uscita dell'acqua della membrana. Il primo taglio che facciamo sarà per installare una T che ci servirà a collegare la prima sonda del misuratore. In questo modo avremo sempre il controllo su se la membrana sta lavorando bene. Questa invece è la derivazione. Da qui siamo sempre sull'acqua filtrata in uscita dalla membrana. Da qui prenderemo l'acqua che si miscelerà con l'acqua dei prefiltri, che quindi servirà per l'acquario d'acqua dolce. Allora, che cosa abbiamo fatto qua? Noi sostanzialmente abbiamo fatto una derivazione sull'acqua in uscita dalla membrana, quindi acqua pulita. Okay. Una derivazione sull'acqua dopo i post filtri, quindi acqua che non è passata attraverso la membrana, acqua ancora con tutti i sali e con tutto quanto. Sulla derivazione dell'acqua non passata per la membrana abbiamo aggiunto una valvola a spillo che ci permetterà di regolare il flusso. Le due acque poi sostanzialmente verranno mischiate insieme e qui in fondo aggiungeremo un'altra sonda del lettore TDS. In questo modo, andando a regolare la quantità di acqua non passata per la membrana, potremo decidere il TDS in uscita e quindi avere l'acqua giusta, più adatta per il nostro acquario d'acqua dolce, appunto. A questo punto finalmente andiamo a montare il nostro misuratore di TDS. Le 3 sonde le metteremo nelle posizioni in cui abbiamo già detto prima. Quindi, linea 1, prima sonda, la andiamo a mettere sull'uscita sostanzialmente della membrana, per cui in questo caso qui. Questa serve, come dicevo prima, per tenere sotto controllo, giusto? Lo stato della membrana. Vai, inserisci. Secondo step, seconda sonda, andiamo alla fine dell'impianto, quindi dopo le resine. Questa ovviamente ci servirà a capire se le nostre resine stanno funzionando e soprattutto quando è il momento di cambiarle. Terzo step, terzo ultimo step, terza sonda, la andiamo a mettere invece sull'acqua rimineralizzata, quindi in questa T qua. Questa qui ovviamente ci servirà, come abbiamo già detto prima, per regolare tramite la valvola il contenuto di sali dell'acqua che otterremo. Vai. Ci siamo, ultimo step. Vai Sha, questo lo faccio fare a te, togli pure i cosi, incolla. Abbiamo dunque terminato di realizzare tutto il nostro impianto, corretto? Rimane altro da fare? No, direi che ci siamo, abbiamo messo su un cinema qua, guarda quanta roba, meglio di così. A posto, per me possiamo fermarci qua. Perfetto, allora torniamo in studio. E con questo siamo arrivati alla fine di questa lunga guida. Vista la complessità dell'argomento trattato, per stare nei tempi abbiamo ovviamente dovuto fare delle semplificazioni. Ma se avete altre domande non disperate, noi di Fight Tank siamo qui apposta. Vi aspettiamo nei commenti. Inoltre, come sempre, se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e colpire la campanella. Noi ci rivediamo tra 2 settimane per dare un'occhiata un po' più da vicino al nostro Project Kallax. Un salutone a tutti da Sharin, ciao! Open eye, feel the way
ma sarebbe comunque buona norma effettuarle almeno una volta l'anno. Stai facendo? No! Mentre al contrario i coralli... ma che sciumbia! I buffer normalmente sono costituiti da cloruro... È la cosa più cinese che tu abbia mai detto. Quante L in una sola parola? Cloruro di calcio. È vero, siamo attrezzati nella cucina, abbiamo le forbici. Va bene la forbice da pizza? Madonna santa, mi sei per uccidere. Ma non in senso letterale. E il nostro impianto effettivamente... Sparisci, renditi invisibile, no? Trasparente. Quindi come procediamo? Non lo so neanche io. Questa la tagli. Direi... No, foglia. Non la taglio. No, questa... Perché vuoi sempre finire nelle scene finali, Shari? Cosa fa? Cosa credi? Non volevo. No, basta.